Volete realizzare questo spettacolo? Bene, seguite il video attentamente. Guardate qui, guardate che bellezza. Cari quasi norcini, o diciamo così, siete sulla strada giusta se ovviamente seguite le mie istruzioni. Oggi andiamo a fare una cosa buonissima, un pezzo di lombo stagionato. Verrà tipo, diciamo così, una bresaola, un carpaccio, ecco, un carpaccio verrà. Cosa facciamo? Lo andiamo a rifilare e gli leviamo la parte quella più grassa. Ma perché? Perché questa parte qui, se no il grasso non gli permetterà di prendere il sale. Solo per questo motivo andiamo a rifilarla. Ok? E ora mi direte: oddio, sporchi la carne. Non sporco nulla, non sporco. Ok, ora va già meglio. Su. Voilà. Allora, questo non lo buttiamo via. Lo possiamo fare delle salsicce, lo mettiamo in un sugo, in un ragù, lo diamo alla gattina, lo bolliamo e lo diamo alla gatta. Sale grosso marino. A sentimento. Pepe. A sentimento. Salvia. A sentimento. Aglio. Metto anche un pochino di miele. Voilà. Questa olè. Così abbiamo compattato e poi messo nella concia e massaggiato. Questo è l'aglio. Ok, benissimo, massaggiatelo almeno per 10 minuti. Ora che cosa facciamo? Questo qui è un pezzo che è 1 chilo. Bene, lo mettiamo in un posto al fresco, che può essere una cantina, o se non avete una cantina al fresco, parlo di una cantina dai 10 ai 15 gradi, costanti, non che ci sia lo sbalzo. Se non avete la cantina, mettetelo in frigorifero, ok? È importante che 2 volte al giorno veniate, lo massaggiate e via, leviate i liquidi in eccesso e se c'è bisogno di sale lo rimettete. 1 chilo così è piccolino, lo faccio apposta per il video, ce lo terrò 3-4 giorni. Andiamo a vedere ora un 3 giorni, via. Comunque vi aggiorno strada facendo. Ci aggiorniamo. Sono passate 24 ore. Guardate qui il liquido che lo andrò a togliere. Ok, l'ho massaggiata già 3 o 4 volte, girata e massaggiata. Ecco qua il nostro lombo. Io l'ho tenuto 4 giorni sotto sale, girandolo, massaggiandolo e via così. Mi bastano 4 giorni perché io non amo molto i salumi salati. Ok, se a voi vi piacciono più saporiti, aumentate di 1 giorno o 2. Per me 3-4 giorni andava benissimo, anche 3. Ok, e ora che facciamo? Lo dobbiamo sciacquare, ok? Io lo andrò a sciacquare con un po' di vino. Gli leverà il sale e gli darà nello stesso tempo un po' di sapore.
voilà, storto, diciamo così. Ok, assaggio il sale e sento che ce n'è ancora un po', allora lo vado a sciacquare ulteriormente. Ok, abbiate paura. Ok, ora va bene. C'è sempre, ma non tanto eccessivo. Benissimo. Diamogli un po' una forma tonda. Voilà. Ok. Acqua. Questo qui è un velo fatto di vescica. Ok. E ora gli diamo un po' una sorta di, più che asciugata, gli leviamo il grosso dell'acqua, perché altrimenti gli darà fastidio. Ok, così. Dentro, ora io lo voglio anche un po' insaporire. Anche perché disinfetta il pepe, insaporisce e disinfetta, specialmente l'estremità dove siamo andati a tagliare, gli farà bene. Poi, a vostro piacere, io queste qui sono delle erbette che ho e ce le vado a mettere. Questo qui è un po' di finocchietto. Usate la vostra fantasia. Questo qui lo proteggerà da mosche, zanzare, intemperie e gli darà anche una regolazione dell'umidità. Questo qui, essendo budello naturale, non farà altro che al momento, diciamo, necessario dargli l'umidità che ha bisogno. Qui non andiate di fretta, è inutile. Che meraviglia che sta venendo. Là, guardate qui. E ora non basta, e andiamo a fare un ulteriore lavoro. Questo tubo qui è un qualsiasi tubo, o lo comprate su internet. Io ho preso un tubo semplicissimo, quelli delle fogne per intenderci. La rete, guardate qui. Qua strinta bene. Ora sì. Via. E ora gli rifacciamo la solita cosa.
cose. E ora prendiamo semplicemente quello che avevamo già fatto. Olè, eccoci qua. Ok, e ora cosa facciamo? Vi ricordate? Tutto questo lavoro che abbiamo fatto è inutile se non abbiamo un posto adatto dove mettercelo. Comunque io ora vi farò 48 ore di stufatura e asciugatura. Alzerò una temperatura, lo lascerò in un punto in casa dove so che in questo momento ci sono 20, 22, 23, anche 24 gradi, ok? E lo lascerò per 48 ore. Una cantina che abbia un range dai 8 ai 15, quel range lì, e abbia almeno inizialmente una grossa umidità, un bel colpo di umidità, sarebbe a dire 24 gradi, poi scende a 8 gradi, deve scendere 8-10 gradi, umidità del 90%, e poi magari può andare un po' su la temperatura, può anche arrivare a 15 gradi, a 14, a 13, a 16, ma inizialmente ha bisogno di una botta di freddo, perché questo innescherà, dopo la stufatura, gli innescherà praticamente il meccanismo per trasformarlo in carne, e che non diventi carne secca, ma che diventi un salume, okay? Che è differente da carne secca e salume. I microbi si trasformeranno e inizieranno il loro lavoro con le muffe e tutto quanto quello che già sappiamo. Anzi, mi scordavo. Ok, mi scordavo. Fateci qualche buco. No. In maniera che l'acqua, quella in eccesso, l'acqua in eccesso uscirà fuori. Aiuterà la maturazione. E inoltre questi buchi cosa faranno? Faranno in maniera che gli odori che abbiamo messo, il pepe e gli altri aromi, entreranno nella carne. Ci sarà uno scambio di acqua in eccesso e sapore in ingresso. Quando ho fatto così, guardate l'acqua che sta fuoriuscendo, guardate qui. Già adesso, fra un'oretta, dovreste vedere l'acqua che tira fuori questo pezzettino qui. Ma se non gli facciamo così, ovviamente se avete il buchettino, quello diciamo da professionisti, usate quello, usate un ago, okay, però fatelo. Se volete fare un oggetto del genere, simile, e magari avete delle difficoltà, potete anche contattarmi in privato. Io faccio delle videoconsulenze sulla realizzazione di questi prodotti o altro, videoconsulenze ovviamente a pagamento, che sarà mirata a tu, in maniera che una persona insomma è più propense ad imparare, ok? Comunque vi ho detto, mi sembra già anche abbastanza su come realizzarla. Cosa facciamo? Ora finiamo qui il video, metterò qui bim 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 quando ci sarà l'assaggio. Nel frattempo, per non perdervi l'assaggio e altre informazioni utili del processo di maturazione e quant'altro, mettetemi la campanellina, segnatevi al mio canale. Questo è il lonzino fantastico. Quanto maturerà? Vi do anche queste informazioni. Io lo farò maturare un 40-50 giorni, ok? Perché mi piace un po' freschino, un po' morbidino, mi piace, e poi sono sicuro che sarà perfetto, ok? Questo qui, il lonzino. Io e il lonzino vi salutiamo, accatateville, segnatevi, BBB. Ce lo tengo 2-3 ore a prendere un pochino di aria, ok? Che sarà l'asciugatura all'aria aperta, non ce lo tengo di più, che molti di voi mi hanno detto, ma all'aria aperta 2-3 ore, così passa l'ossigeno, arieggia e diventa perfetto. Sentite dove sta? Con tutti gli uccellini. Là.